Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Questo è un video di aggiornamento di metà anno rispetto ai propositi che mi ero prefissata a inizio dell'anno, perché ci tengo a tenere partecipi anche voi della vita del canale. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. Prima rivedremo a che punto sono gli obiettivi che vi avevo già anticipato in quel video e poi nella seconda parte del video vi parlerò un po' di quelle che sono le novità che ho deciso di introdurre e di quello che di fatto ci attenderà da qui a fine dell'anno. Uno dei punti di cui vi avevo parlato nel video di inizio anno era che speravo che il canale crescesse in quest'anno e vi avevo detto che speravo che saremmo arrivati a 10.000 iscritti entro fine anno. Beh, diciamo che non siamo messi male, perché a inizio anno, quando avevo fatto il video a gennaio, eravate in circa 3.000 a seguirmi e ora a metà anno passato, però insomma più o meno metà anno, siamo più di 6.000. Quindi dai, se la crescita resta costante, secondo me ce la possiamo fare. Mi raccomando, condividete i video che trovate interessanti con amici, conoscenti o se conoscete delle persone che vorrebbero imparare tutte queste cose. Se continuiamo di questo passo possiamo arrivare a questo grande traguardo dei 10.000 iscritti entro fine anno e mi piacerebbe veramente tantissimo. Come vi accennavo già nel video di inizio anno, i video che sembrano piacervi di più e che vanno meglio in questo canale sono quelli in cui vi mostro passo passo come fare un abito da zero in tutti gli step. Di recente l'ho fatto per esempio con il corpino, dove vi ho mostrato come fare il cartamodello base del corpino sulle vostre misure, poi come sdifettarlo in base alle vostre proporzioni corporee, alle vostre misure. Poi abbiamo visto come modificare questo cartamodello per renderlo più interessante, facendoci dei design che volete. E infine abbiamo visto come cucire il top estivo. Quindi uno dei miei obiettivi a inizio anno era di tenere questo tipo di video come tipologia principale di video nel mio canale. E questo nella prima metà dell'anno l'ho fatto e continuerò così fino a fine anno. Infatti sto già lavorando su dei video su come fare per esempio il corsetto e anche degli altri capi che per ora non vi svelo. Tra i propositi di quest'anno mi ero anche ripromessa di mostrarvi come fare dei capi elasticizzati, che si sa possono creare un sacco di paure per chi deve iniziare perché non si sa come gestire questo tipo di stoffe. Quindi volevo mostrarvi sia come preparare i cartamodelli, sia anche poi come cucire questo tipo di capi. Nella prima metà dell'anno però non sono riuscita a prepararli purtroppo, ho preferito dare priorità ad altri video, però non vi preoccupate che sono già in programmazione per quest'autunno e continueranno anche nell'anno prossimo. Una cosa che invece non sono riuscita a iniziare è la serie sui tessuti. Vi dicevo che avrei voluto fare una serie su tutti i tessuti particolari, come per esempio lo chiffon e la pelle, per prenderne giusto due di esempio, e di ognuno di questi volevo spiegarvi quali sono le caratteristiche e per cosa vengono comunemente utilizzati, quindi per quali categorie di capi e perché, e anche e soprattutto come cucire questi tessuti. Però seguendo un po' i vostri commenti, i vostri feedback, suggerimenti della community e anche il tempo che ho io a disposizione, purtroppo non sono ancora riuscita ad iniziare questa serie e probabilmente non lo farò neanche entro la fine dell'anno. Ne riparleremo nel 2023. In compenso ho preferito dedicarmi ad altre novità di cui vi parlo poi nella seconda parte del video. Poi, altro macro argomento molto importante per me, vi avevo accennato a inizio anno che uno dei miei obiettivi personali, diciamo di crescita personale, ma che poi mi sarebbe stato utile ovviamente nel canale, era imparare lo sviluppo taglie e anche rendervi partecipi di tutto questo processo di apprendimento tramite una serie di video in cui vi avrei mostrato passo passo i miei progressi e anche tutte le difficoltà del caso. Sono contenta di dire che in questa prima metà dell'anno sono riuscita a dedicare ogni settimana del tempo ad imparare lo sviluppo taglie. Sono arrivata per ora a sviluppare alcuni dei cartamodelli base in taglie standard. Man mano aumenterò la difficoltà dei cartamodelli che mi metto a sviluppare per ovviamente velocizzarmi e imparare più tecniche. Però diciamo che intanto per ora mi ritengo molto soddisfatta già di questi primi progressi, considerando che fino a qualche mese fa non avevo la più pallida idea di come funzionasse questa materia. Per i video in cui racconto però la mia esperienza dovrete aspettare il prossimo anno, perché per ora non sono ancora riuscita a prepararli e anche qui ho degli altri video a cui preferisco dare priorità.
Riguardo il tema dello shop online di cartamodelli, sto valutando un metodo per rendere disponibili alcuni di quelli che ho già realizzato nel canale e man mano che vi mostrerò come fare cartamodelli nuovi, anche quelli. Date alcune complicazioni tecniche, non credo che entro la fine di quest'anno riuscirò ad aprire uno shop online ufficiale, ma pensavo comunque di iniziare più in piccolo entro la fine dell'anno per testare il terreno. Vi terrò comunque aggiornati sicuramente su questa cosa nel corso dei vari video che pubblicherò da qui a fine anno. Oltre a quanto detto finora, una delle cose che ho deciso di introdurre proprio di recente e che vedrete già nella seconda metà dell'anno è una nuova serie sulle basi dei cartamodelli. Mi sono arrivati alcuni commenti da parte vostra che mi hanno fatto riflettere sul fatto che non ho mai fatto degli approfondimenti sulle basi dei cartamodelli. Nel canale sono partita direttamente facendovi vedere come creare dei cartamodelli base sulle vostre misure, ma senza mai fare dei video più introduttivi, dando un po' per scontate alcune cose. Quindi ho deciso di preparare alcuni video in cui vi parlerò dei cartamodelli dalle basi. Approfondirò le differenze tra i vari tipi di cartamodello e vi parlerò di tutti gli utilizzi che ne potrete fare. Quindi, per riassumere, in questa seconda parte dell'anno vedrete qui nel canale tutto il procedimento per realizzare degli altri nuovi capi, tra cui il corsetto, un capo elasticizzato ed altri, e avrete anche una nuova serie sulle basi dei cartamodelli. Quindi, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non vi perderete tutti i prossimi video che pubblicherò. E niente, per oggi è veramente tutto, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!